Vivere qui vuol dire vivere immersi nella creatività. C'è un archivio pazzesco con decine di migliaia di disegni e di idee e di oggetti diversi e faldoni, libreria con immagini che ispirano tantissimo. Siamo nella casa museo, ufficio, laboratorio, archivio, è dove sono nato e dove sono più o meno quasi sempre vissuto e continuo a viverci e a lavorarci. È un'immersione quotidiana che ancora mi fa ogni tanto riscoprire dei disegni, dei decori nuovi. Sono Barnaba Fornasetti, sono il direttore artistico dell'azienda che ha fondato mio padre tra gli anni 40 e gli anni 50. L'edificio più grande, quello su strada, fu costruito dal nonno tra l'Ottocento e il Novecento. Mio padre, che secondo il nonno, che aveva programmato le vite di tutti, doveva diventare titolare dell'azienda, quello che portava avanti questa azienda che a mio padre non interessava. Era un artista già dipingeva. Alla fine il nonno si rassegnò e decise anzi di costruire le prime 2 stanze per fare lo studio dell'artista. E lì mio padre cominciò, oltre che a dipingere, a sperimentare, a stampare in litografia col torchio a mano, il torchio a stella. E venivano da tutta Italia, ma anche fuori dall'Italia, artisti a stampare i loro libri d'arte, le litografie. Sono passati di qui dai Chirico, Campigli, Manzù, Fontana e tanti altri. E in qualche modo hanno lasciato un segno anche nella creatività di mio padre, lo si vede dai suoi lavori. Era un esploratore di generi e di arte di tutti i tempi. Anch'io, come mio padre, sono un collezionatore che crea collezioni non necessariamente legate al valore o a un filologico, ma un po' all'istinto. Soprattutto quando faccio dei viaggi, ho portato a casa delle maschere dall'Asia, dall'Africa, da vari posti, anche da Venezia, e le ho messe su una piccola parete dove c'è un passaggio tra l'anticamera e uno studio. Amo collezionare cravatte e gilet. Le cravatte per la maggior parte le ho fatte io perché per anni avevamo lavorato con un'azienda che faceva cravatte, c'era questa collaborazione. Io lo trovo un oggetto che sì, appartiene all'establishment a un certo modo tradizionale, però proprio per quello mi piace anche un po' trasgredire col decoro che si riporta. La collezione forse più grande che ho è quella di musica, di dischi, perché amo molto la musica, ho questa, frustrazione di non aver imparato a suonare uno strumento, però faccio così per gli amici ogni tanto il DJ e questo mi diverte. Mio padre aveva una passione per i gilet e li collezionava. Io ne ho collezionati di più, oltre a quelli che aveva creato e disegnato lui, per cui li ho conservati tutti, soprattutto in archivio, però anche nel mio guardaroba. I bicchieri di Wiedermann, la collezione che aveva iniziato mio padre, lì è rimasta dentro una finestra ed è un particolare molto che piace molto a chi visita la casa, devo dire. Ma anche nel lavoro, negli oggetti che facciamo, nelle decorazioni che facciamo, si ritrovano delle collezioni, i vari temi, no? Ogni decoro è un po' una collezione, sono trompe-l'œil,
ci sono collezioni di libri, collezioni di farfalle, collezioni di reperti storici, di architetture, tutto si riutilizza, si ricicla in un certo senso. Il segreto è utilizzare quello che esiste e renderlo attuale alle esigenze di oggi. C'è un episodio che mi piace citare perché avevo avuto 3 o 4 anni ed eravamo in giardino e mio padre, io gli portai una foglia d'ortensia con sopra una piccola margheritina e lui approfittò dell'idea per creare un vassoio ovale con lo stesso decoro. E forse questo è il primo episodio di collaborazione. Mi occupo personalmente del giardino, che amo molto, che lascio anche molto spontaneo, mi piace anche che sia un po' disordinato. Passare il tempo a curare le piante, a osservarle, a volte anche a parlargli è fondamentale ed è un metodo che ti insegna anche la lentezza, no? Che oggi trovo importante per trovare un equilibrio con la frenesia della vita moderna, tutto di corsa, il lavoro, le cose. Invece nel giardino ci sono i tempi della natura che ti insegnano ad avere pazienza. Oggi Fornasetti è una realtà che insegna ad osservare e a meditare su questa gioia che può dare un oggetto decorato che può anche essere parlante, può comunicare.